Ok, ciao Federica, abbiamo iniziato. Ciao Lucia. Iniziamo, chiudi gli occhi, fai un lungo respiro, da questo momento in poi ascolta solo la mia voce, ti accompagnerò in uno stato di rilassamento, aiutandomi, contando da 10 a 1. In questa fase dovrai pensare solo ad ascoltare la mia voce, liberando per quanto ti è possibile sempre di più la mente, senza paure, aspettative, pensieri, domande. È un viaggio, è un'avventura da vivere così come viene. Inizia a respirare lentamente. 10, 9. I tuoi piedi sono pesanti, sprofondano, pesanti nel letto. Sempre di più pesanti, dal tallone alla punta. 8. Questa pesantezza sale dai piedi lentamente fino alle tue ginocchia. E ora anche le tue ginocchia e tutta la parte dalle ginocchia in giù della tua gamba, delle tue gambe, sprofonda lentamente, pesante. 7. Dalle ginocchia questa pesantezza inizia a salire fino a raggiungere tutti i tuoi fianchi, le cosce. Dalla vita in giù ora tutte le tue gambe interamente sono pesanti, sprofondano, pesanti. Sei. Da questo momento in poi ti crei una protezione attorno a tutto il tuo corpo in modo tale che ogni eventuale rumore di lavori o altro e
ogni eventuale movimento avvertito di animali o altro non ti distrae, ma ti porta sempre più in profondità. Lentamente, pesante. 5. Il ventre, il petto sono pesanti. Sprofondano inesorabilmente e lentamente. Pesanti. 4. Tutta la schiena pesante. 3. Le braccia, le mani, le spalle, i gomiti, i polsi, le dita, ogni singolo dito di ogni singola mano. Tutte le tue braccia ora sono pesanti e sprofondano nel letto. Due. Il collo, la testa sono pesanti. Sprofondano lentamente, pesanti, si affossano nel cuscino.
sono così pesanti che entrano, collo e testa, dentro al cuscino. La testa è zavorrata, pesante, va sempre più verso il basso. Uno, pesante. Lentamente. Bene, Federica. Ora conto da 1 a 3 e tu vai semplicemente a un ricordo o a un sogno, uno qualsiasi, quello che la tua mente sceglierà. 1, 2, 3. Dimmi cosa stai percependo o vedendo. Vedo semplicemente un cerchio nero che si restringe. Vedo come tanti cerchi che fanno l'inverso di quando butti una pietra nel lago. Quando butti una pietra nel lago i cerchi si espandono Mhm. dalla Concentrici. pietra all'infuori, invece questi vanno tutti in dentro. Ok. Ma non so cosa significa, penso di essere molto qua ancora. Penso Mm. di non essere andata molto in fondo, non riesco. Vedo tutto questo nero che vedi quando hai gli occhi chiusi, però questa luce gialla che si richiude. Mhm. Che si richiude dall'esterno all'interno come dei cerchi Sì, concentrici. sì, vedo Ok. questa cosa in questo momento. Abbandona l'idea di non essere dentro e osserva questa luce che, come dire, pulsa in modo concentrico dall'esterno all'interno. Sì, Ti sta questa luce portando verso un centro. In quel ora centro, ora è sparita. ok, Ora è sparita ed è tutto nero. brava, fai un lungo respiro e vai semplicemente a un ricordo dell'infanzia. C'è mia nonna, Maria, ci sono i miei cugini piccoli. Sta, sta piegando tipo degli origami. La mia nonna sta facendo dei cavallini con gli origami. Ci sono nel frattempo mio cugino Salvo, mia cugina Manuela, attorno a lei, mia sorella piccola, io piccola.
Stiamo guardando mentre fa questi cavallini con gli origami, ce li lancia, il gioco è di prenderlo, chi lo prende prima se lo prende. Chi lo prende prima? È Salvo l'ha preso. Tu lo prendi il Io- cavallino? No, io sono lì che cerco di prenderlo e lei li sta lanciando. Allora, l'ha preso mia sorella, mia cugina Manuela è con le braccia conserte non lo vuole prendere. E lei li sta lanciando, li prendono tutti mia sorella e mio cugino Salvo. E tu perché Io non li prendi? sono più bassa di loro, sono più piccola, quindi non ci arrivo, loro sono più alti. Quindi lei li lancia e loro ci arrivano prima. Ok, Mia la tua... cugina Manuela è con le braccia incrociate perché non vuole giocare in realtà, quindi non sta nemmeno provando a prenderli, ma siccome è la più alta sarebbe quella che prende di più. È arrabbiata la cugina? Sì, sembra arrabbiata, è così col broncio messa da parte, non vuole fare questo gioco, lei ormai è grande. Ok. Tua nonna è viva oggi? Quella No, nonna? no, non c'è, però è giovane in questa foto che io ho, è come in questa foto che io ho salvata nel cellulare, con la pelle bella pulita, vestitino a fiori, verde e azzurro, con lo sfondo blu scuro. È un vestito che mi ricordo che lei metteva spesso, sta ridendo, si sta spaccando dalle risate, lancia questi cavallini di origami. Ora li ha finiti, quindi sta dicendo a tutti che ci dobbiamo sedere perché ne deve rifare degli altri, se no non possiamo continuare a giocare. Federica, chiamala la tua nonna. La devo chiamare? In che senso? L'ho vista in questa scena. Ok, lei è già lì e adesso tua nonna, che è solo in quel ricordo, si, come dire, manifesta, il ricordo dei cavallini attorno alla nonna, scompare, si manifesta Mhm. per quello che è oggi. Sono nella mia casa in campagna e lei è lì, è in questa casa in campagna, è la casa in campagna che lei ha fatto costruire. E sono andata lì adesso e lei è lì, vedo questa... Sono andata un attimo in questa casa. In quale stanza sei? In quale stanza la Sono vedi? nel soggiorno proprio dell'ingresso, e c'è una porta rossa e quando apri questa porta ti ritrovi in un soggiorno cucina dove a destra c'è la cucina con i fuochi e di fronte una parete attrezzata dove c'è la sua foto in effetti, anche fisicamente, e un divano sulla sinistra, tavolinetto al centro, la TV a destra. E, e lei è vedo come questa luce, vedo una specie di lucciola. Si presenta come una lucciola con questa luce dorata attorno. Ora si è appoggiata sul tavolo, Mhm. ora si è staccata dal tavolo. Dille di prendere la sua forma di nonna e non di lucciola. Eh, in realtà è apparsa una roba rossa. Una cosa rossa con un naso tipo da maiale. Mm, È la nonna? non sembra, non sembra la No, mia è nonna. è chiaro che non è un maiale la nonna, ma è...
Qualcosa di collegato alla nonna? Non lo so, sembra Chiediglielo. una specie di... Mi ha, Sentilo. det- mi ha detto io sto qui, io abito qua e tu te ne devi andare, mi sta dicendo. Tu senti che si tratta della nonna? No, non lo è, non lo è, non mi Ok. sembra, perché mia nonna sarebbe... Non mm, avrebbe parlato in questo acco- modo. no, sarebbe accogliente, mi abbraccerebbe. Non so perché sono piombata a casa in campagna e c'è questo specie di mostriciattolo rosso con la cresta dietro, A cosa questo assomiglia? naso. Somiglia, somiglia a un mostriciattolo con la faccia da maiale e dietro questa cresta come un leone, ma in realtà è tutto rosso fuoco. C'ha una coda da scorpione dietro, queste zampe davanti. Non ho mai visto una cosa del genere, non so cos'è. Quindi è un maiale, scorpione e che altro? E c'ha queste zampe da lucertola a terra, Mm. sembrano delle zampe da lucertola e anche il corpo è di lucertola, però dietro c'ha tipo sta criniera, sta cresta, una criniera che arriva come una cresta e Ma la è la coda. criniera di un leone, di un'aquila? Sì, sì, sembra proprio quella di un leone. Una cresta come quella che si mettono i cantanti metal. Ecco, Ah, sembra un mostro della copertina degli Iron Maiden. Non so, sembra ah, ok. di quei mostri così, che però di solito sono degli scheletri, però lui Mm. c'ha sta faccia un po' di maiale. Chiedigli come si chiama. Thorn. Chiedigli di che DNA possiede. Non vedo più questa scena adesso. Bene, torna indietro. Torna a quando descrivevi divertita l'animale. Torna. Ok. Chiama Thor. Non lo vedo più. Chiamalo. Digli di tornare con la sua coda da scorpione, le sue zampe da lucertola, la sua criniera da leone. Ok, però adesso non siamo più nel soggiorno della cucina, siamo in uno spazio indefinito, uno Ottimo. spazio che non ha sembianze, uno spazio neutro. Bene. C'è soltanto lui al centro. La cucina era solo di Adesso fatto un pretesto. non so Adesso, perché mi ha riportato alla casa in campagna il ricordo appena hai non detto di importa. materializzare la nonna. Federica, concentrati su Torna. Siete tu e lui, uno di fronte Sì. all'altra. Come si presenta? Sempre allo stesso modo? No, adesso vedo un ciccione molto, 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 molto grasso, con i capelli ricci come un clown e anche il naso da clown. Mhm. È Molto, sempre Torna. molto grasso. Che ti interessa? Mi dice. È il capo di Torna o è Torna?
Cosa vuoi? Perché sei qua a farmi queste domande? Sono qua per fare queste domande perché tu, clown, interferisci con Federica e siccome interferisci con Federica sei obbligato a rispondere. Sono io, sono Thorn. Ok. Che cosa stai facendo con Federica? Federica mi serve. Federica ha tanta energia e mi serve. Mi serve questa energia che lei ha. Ce l'ha in abbondanza, che se ne fa tutta lei. Quindi gliela rubi? Diciamo che la prendo in prestito, Quindi, anche se non gliela restituirò mai. quindi gliela rubi. Ride, ride. Mhm. Sei ridicola che mi fai queste domande. Sai benissimo quello che faccio, sei tu che me lo permetti. Torna, tu crei il mal di schiena di Federica? No, quello ce l'ha lei perché sta tutta storta. Dà la colpa a me, ma in realtà è lei che se lo crea. Facesse un po' di yoga al mattino, sta dicendo. Sei causa della dermatite di Federica? No, io non c'entro con queste cose. Delle intolleranze alimentari? No, no, io non c'entro con queste cose. Non darmi responsabilità che non mi competono. Tu la sottoponi ad abduction? Di tanto in tanto, quando voglia, sì. È per questo e in queste occasioni che prendi la sua energia? Beh, certo. Tu sei causa del suo problema uditivo, misofonia? Sta ridendo tantissimo. È un sì? È certo che è un sì, ma allora sei proprio stupida, mi sta dicendo. Ok. Sei proprio tonta. Mi insulta. Mm. Bene, digli di smettere di insultarti perché qua lui non è il capo sei tu, lui è solo un ladruncolo da 4 soldi. Smettila di ripetere le parole che ti dice di dire quello lì, perché io gliele sto dicendo a mente, no? Sto ripetendo quello che tu dici. Mhm, Non mhm. avresti neanche il fegato di dirmi queste cose tu. Tu, Federica, Sì, sì, ce l'ha con me. ok. Ed è vero? Tu avresti il fegato di dire a questo mostro queste cose? Certo che voglio dirgli queste cose. E allora perché non me le hai mai dette? Sta ridendo. Beh, te lo dico io, Federica, ma non mi rivolgo a Thorn. Non gliele hai mai dette perché non sapevi che lui esistesse. Oggi, attraverso l'ipnosi, l'abbiamo trovato. Ma non ci importa molto di Thorn e del suo brutto aspetto. Chiamiamo il suo capo. Chiamalo. Io Dimmi non chi ho si un capo. presenta. Mi ha detto, io non ho un capo, mi sta dicendo. Ok, tu chiamalo, indipendentemente da quello che ti dice lui. Di che il mio capo è Odino, ma soltanto perché ti sei guardata quelle stupide sessioni, mi sta dicendo. Ok. Federica, questo Thorn ti ha Sì. messo degli impianti? Non lo so, io credo che ci sia qualcosa nel mio orecchio, perché penso che è come se ci fosse, vedo come un amplificatore.
Però di solito gli amplificatori che usi per le chitarre, tu li usi per fare andare il suono fuori, no? Io vedo questo amplificatore dentro il mio orecchio sinistro, ma lo vedo al contrario, per fare entrare i Mm. suoni più forti in entrata. E Quindi quando infatti tu, io li sento amplificati. quando tu senti dei rumori molesti, una suoneria molto forte in un luogo È come pubblico, se lui mettesse più forte il volume dell'amplificatore per farmi ok. impazzire totalmente. Qual è la causa esoterica del dolore all'orecchio che provi? Dolore fisico, leggero, ma dolore. La causa è questo L'impianto amplificatore stesso? che c'è. Sì, è lui che fa male perché è forte e quando ha un volume forte fa entrare così forte il suono che mi entra dentro il cervello. Descrivimi la forma di questo impianto amplificatore. Io vedo come questa cassa con proprio la forma dell'ampli della chitarra, lo vedo appoggiato dentro l'orecchio. L'ho visto come se fossi io mini mini dentro il mio orecchio e questo è messo lì dentro in entrata, quindi qualunque suono viene da fuori, lui lo spara dentro a Mm. un volume stratosferico. Ha un, Lo vedo rettangolare, come una piccola cassa, come quelle che usano i buskers per strada per fare i concerti. di che materiale somiglia? Lo vedo come se fosse di plastica con la classica rete per proteggere la valvola di emissione del suono. È Mm. un quadratino nero di plastica rigida, nera, con questa retina tutta nera davanti. Quando te l'ha messo? Ah, questo ce l'hai da quando eri piccola, mi ha detto. Non è mai stato tolto nei lavori precedenti che hai fatto con me? No, è lì. Perché? Non so, forse perché serviva per sentire meglio, mi conveniva, perché comunque nei miei studi precedenti è sempre stato molto utile sentire così bene tutti i suoni. Mm. Quindi E in oggi realtà che la musica fa marginalmente parte della tua vita, del tuo quotidiano, questo impianto si è rivoltato un po' contro. sì, esatto. Sì, è come se adesso che non serve più per imparare le arie d'opera, per essere intonata, adesso sta facendo come dei dispetti, viene manovrato per farmi dei dispetti, per farmi abbassare le energie. Perché quando mi arrabbio comunque è come se io abbassassi la mia, la mia guardia, perché quando invece sono di buon umore è come se ci fosse tutto un esercito di buon umore a tenere lontane le Mm. frequenze basse. E invece col fatto che questo amplificatore mi fa arrabbiare, è come se tutto il mio esercito di buon umore si addormentasse in quel momento e mi passano delle interferenze che poi io impiego tanto tempo, faccio tanti buchi neri per toglierle, perché io poi le Mhm. sento e apro dei portali e le infilo lì dentro. Lo faccio Mhm. tante volte durante il giorno, anche mentre cammino. E funziona secondo te? Però sì, perché poi dopo sto bene. Quando apro mi respiro, apro questi portali e ci infilo dentro qualunque cosa mi stia dando fastidio, anche se non la vedo. Io non so che cos'è, però intanto infilo tutto là dentro e chiudo il Bene, portale. siccome abbiamo ancora alcune cose da chiedere a Thorn, Sì, ma dobbiamo dargli una ridimensionata, insomma, ci sembra un po' troppo bruffone, apri accanto a lui, senza infilarlo dentro, apri un portale
definitivo, un buco nero, un posto dal quale Thorn non uscirà più, ma in cui non lo mettiamo ancora, giusto per fargli capire chi è il capo, giusto No, per fargli dai, ti capire, prego, non lo fare, mi sta dicendo. ok, giusto per Ora è fargli diventato capire, tutto buonaccione. Mi ok, stavo scherzando. Chiudi quel portale, mi sta dicendo. ok, lascialo aperto, accanto, pronto alla bisogna. Ok, Ok, a che età ti è stato messo questo impianto? a 3 anni. L'hai deciso tu? No, è stato messo. Ti hanno convinto in che modo? Di notte è stato messo questo impianto dentro l'orecchio, perché così potevano dirmi le cose, così potevano arrivare a parlarmi ogni volta che mi dovevano dire qualcosa. Va Tutte bene, le voci venivano sempre da lì, da quell'impiantino lì. Thorn o altri hanno messo altri impianti. Esci con la visione dal tuo corpo, guardati su questo letto e guardati in termini energetici. Non guardare il corpo fisico, che non puoi. Con l'occhio della tua mente guarda il tuo corpo energetico. Vedrai nell'orecchio, aiutami, destro o sinistro? Sinistro. Nell'orecchio sinistro vedrai questo impianto a forma di rettangolino con una retina e quello che hai detto. Sì. Cercane altri se ci sono. Vedo. Io in questo momento sono sempre qui dentro di me, non mi vedo da fuori, Mhm. mi vedo da dentro. E da Va qui da bene lo stesso. dentro vedo che c'è come un disco rigido all'altezza dell'apparato riproduttore. Mhm. Vedo come se ci fosse un, un piatto di metallo rigido a livello proprio del basso ventre, Che come funzione ha? un palmo sotto l'ombelico. Che funzione ha? Che funzione ha questo piatto? Serve per bloccare il flusso di energia durante anche i rapporti sessuali e anche per bloccare le emozioni in generale, per non provarle fino in fondo. Mi Chi arriva l'ha questa risposta, non so chi da l'ha dove messo? arriva. Torna o altri? No, questo ti è stato messo dagli EDL che c'erano prima. Ok. Non ci sono più questi DL? No, è come se facessi puzza e quindi adesso ti stanno lontano. Non Ok, so chi ma ci sta sono. rispondendo a queste domande. Va bene, va bene. Probabilmente è Torna. Chiamali, Federica. Stanno comunque interferendo con te. C'è il loro impianto, o comunque c'è l'impianto che loro hanno fatto mettere da qualcuno. Chiamali, mettili di fronte a te. Dimmi, siccome mi parli di plurale, di quanti EDL stiamo parlando. Io vedo 8 angeli con, con tutte le ali, sono belli, i capelli lunghi. 8 Sono angeli. tutti, sono otto angeli e sono quelli del libricino che avevo studiato quando facevo Reiki con Mary e che avevo pregato le loro preghiere. Mm. Prima di vedere le sessioni, prima di iniziare tutto, io avevo questo libricino a casa che poi ho buttato. E c'erano queste preghiere degli angeli e sono gli stessi che stanno con mio padre.
Sono 8 angeli che gestiscono i suoi pensieri. Una delle fregature più grandi dell'essere umano è la preghiera. Ci Ah, continuano a dire di continuo di pregare, di pregare, di pregare. Nella preghiera c'è il loro prendono fallimento. l'energia. Sì, ma c'è il fallimento dell'essere umano che riconosce di non valere nulla, di dover chiedere qualche cosa attraverso un'azione a un qualcuno che è superiore. Cioè la completa inconsapevolezza nella preghiera, nell'adesione della preghiera alla preghiera, nel considerare la preghiera di qualunque religione, ovviamente, mantra, preghiera, qualunque cosa, utile per la propria evoluzione. Non abbiamo bisogno di niente, se non al limite di informazioni e di consapevolezza che dalla preghiera non vengono. Sì, Chiama tuo padre che è vivo, chiedigli di assistere a questa sessione, di vedere gli 8 EDL o tutti gli angeli che ha con sé. Federica, perché mi hai chiamato qua? Io sto dormendo, mi sta dicendo. Mhm. Beh, può continuare a dormire, può venire qua, se vuole, in eterico, come parte subliminale e parte eterica. Io sono qui a Papina. Io sono sempre qui, tutte le volte che dormo io sono con te. Ogni volta ti dico che ho dormito tutto il giorno. In realtà io sono stato sempre vicino a te. Ogni volta che mi metto a dormire io vengo dove sei tu per proteggerti. Mhm. E io gli sto dicendo, papà, allora perché permetti a questi EDL di controllarti i pensieri? Ma loro ormai sono qui, mi fanno compagnia, stanno con me. Io sono solo, con chi devo stare? Loro mi fanno stare bene. Io dico le preghiere. Va bene, chiedigli se vuole restare. Sì, va bene, mi sta dicendo. Benissimo. Federica, qual è, ti faccio una domanda così, a bruciapelo, la causa esoterica del tuo mal di schiena, se c'è? La mancanza di sport. Stai ferma. C'era bisogno di questa sessione per cambiare questa cosa. Devi cominciare a fare seriamente uno sport per rinforzare i tuoi muscoli, perché stai tutto il giorno seduta e non c'entra la statua e non c'entra niente, soltanto mal di schiena dovuto a una cattiva postura. Te la porti No. da quando eri piccola. Bene, Questa risposta mi arriva. sei molto molto connessa con la tua parte subliminale, molto bene. Causa Sì, esoterica della tua dermatite. la dermatite, quella è perché mangi le cazzate e quindi quando mangi le cose che hanno i conservanti il tuo corpo reagisce così, la devi smettere e devi cominciare a mangiare cose pulite anche quando è difficile, anche quando ti viene di mangiare le schifezze, devi essere più forte. Ok. Causa esoterica delle intolleranze alimentari. Quelle adesso ci sono. E tu non puoi fare niente per cambiarle, le devi accettare e devi cambiare il tuo modo di mangiare e basta. Basta lamentarti perché non puoi mangiare questo e quello. Comincia a mangiare quello che puoi, che è già tanto rispetto alle persone che non possono mangiare davvero niente. Chi è che parla? La tua parte Non lo subliminale. so, non lo so, sento questa voce.
È la tua parte subliminale, chiamala. Mi sto sentendo dei brividi che salgono da tutto il corpo. È Mhm. rispuntato questo lucertolino con la coda e la criniera. Mhm. Era lui che parlava? Sì, sono io che sto parlando in questa sessione. Mi hai chiamato e io ti parlo. Mi sto chiedendo se è lui la causa allora della mia dermatite. Mhm. Io con te faccio quello che voglio, hai capito? Mi sto dicendo. È anche lui la causa delle intolleranze alimentari. Sì, mi sto dicendo. Del mal di schiena? No, adesso basta, smettila di darmi colpe. Ok. Federica, riapri quel portale e mettiglielo accanto, in modo tale che capisca chi ha il coltello dalla parte del manico. Tu lo sai che non fa un bel niente così, è vero? Mi sto dicendo. Non ho capito, scusami. Tu lo sai che non fai un bel niente così, vero? Ok. Tu intanto apriglielo. Sappi E che io l'ho aperto. queste entità giocano sulla sicurezza, sul senso di colpa, sulla possibilità di lavorare in un certo modo su se stessi, ma noi sappiamo alcune cose, anzi adesso lavoriamo proprio su quelle. Federica, Sì, dammi la tua vibrazione. 4784. Ho visto questo numero, non so cosa vuol dire. Ok. La tua PS e la tua PE hanno un rapporto sul 100%, non so, 50-50, 40-60. Quale rapporto hanno la tua PS e la tua PE in questo istante? Allora, vedo come due fattine che si danno la mano e c'è scritto PS 35, PE tutto il resto di sotto. Ok, 65. Qual è il tuo grado finale, totale di consapevolezza? Mi appare un grafico con le stanghette dove c'è scritto 0, 100 e c'è una linea sull'86. Perfetto, ottimo. Quante, dimmi il numero che ti arriva, vite precedenti parallele, che è la stessa cosa, hai avuto, hai? 284. Ok. Considerando che nel migliore dei casi l'essere umano riesce ad arrivare ad utilizzare un 15-16% del proprio cervello, qual è la percentuale di cervello utilizzata nel tuo caso? 13 e mezzo c'è scritto. Benissimo, molto alta. Ok, parliamo del tuo corpo emozionale. Sì, Tu sei fatta di emozioni, sì. le distinguiamo in due categorie, alta e bassa frequenza. Alta, amore, gioia, anche serenità, soddisfazione, autorealizzazione. Bassa, rabbia, disperazione, depressione, che vabbè non è un'emozione ma insomma è una conseguenza, paura, tristezza, solitudine, scarsa fiducia in se stessi. Dimmi quali emozioni a bassa frequenza vedi? Allora, nelle emozioni in bassa frequenza vedo frustrazione, tristezza Mhm. e nostalgia. E invece in quelle di alta frequenza come sto vedendo come una specie di cilindro, un tubo, dove ci sono ste parole scritte in basso e le altre scritte in alto, dove c'è gentilezza, amore, felicità, serenità, gioia, gratitudine.
Sono tutte le parole belle scritte nella parte alta del cilindro, però il cilindro collega queste due cose, ma sono lontanissime tra di loro. Sono collegate da questo cilindro, bene. Tu vuoi Sì, tenere frustrazione, tristezza e nostalgia? quelle comunque servono per fare. Adesso sono diventate come legna e si sono trasformate in un fuoco che manda fumo per far arrivare nuove parole in alto. Quindi è In che come se senso? servi. Allora, le parole si sono trasformate in legna e hanno Mhm, preso fuoco e mhm. questo fuoco manda un fumo che crea e scrive delle altre parole in alto nel cilindro. Quindi è come se fossero collegati perché non esistono quelle in alto senza quelle in basso. Ok. Se però vuoi, È come un ciclo della pioggia. Adesso quelle in alto si stanno sciogliendo e diventano di nuovo nostalgia, tristezza. E continua questo ciclo. Vedo questa come quando ti fanno studiare il ciclo della pioggia e ti fanno vedere le nuvolette che piove e l'acqua poi cade giù e si trasforma in legna che brucia e che diventa aria e che sale su. Vedo questa cosa in questo cilindro. Non so perché benissimo. sto vedendo questa cosa. La frustrazione, la tristezza, la nostalgia, però, se vuoi, le puoi raccogliere come se fossero fumo, argilla, sabbia, quel che ti pare, Mhm. e le puoi Sabbia. togliere. Ok, puoi toglierle, raccoglierle, contenerle in un sacco, nelle tue mani, in una bolla, in una scatola, dove vuoi, le raccogli in E modo tale le- da dare massimo dell'energia, perché adesso ci serve, e della potenza al tuo corpo emozionale. Ok, si sono trasformate in sabbia e praticamente le ho buttate giù in un dirupo, non so dove. Come, ho visto come una scogliera e le buttavo giù di sotto. Ok, fai in modo che in fondo alla scogliera ci sia un bel portale definitivo, un posto da cui non usciranno più e Sì, le ho chiudi questo portale. risucchiate, l'ho Benissimo. chiuso. Ora concentrati sulle tue emozioni positive. Tutte quelle che mi hai elencato, le puoi aumentare di frequenza. Tu ora imparerai che puoi fare molte cose in positivo in ipnosi, in ambiente ipnotico. Rafforzarle, aumentarle, nutrirle, aumentare la frequenza, per esempio, della tua autostima. E in pratica queste parole si sono trasformate in palloncini, sai quelli gonfiabili? Mhm. E c'è una pompetta con tanti tubi che vanno in questi palloncini e sto gonfiando, stanno diventando grossi. La parola è sempre gratitudine, ma ora sta diventando gigante. Sto facendo avanti e indietro con la pompetta e si sta gonfiando. Gratitudine, amore, gioia, Ottimo. felicità, Autostima, fiducia in te stessa. autostima, autorealizzazione, cioè. Mhm. Aumentale fino a farle diventare grandissime. Non possono scoppiare come No, no. nei soliti cartoni animati, possono solo aumentare. Hanno cambiato consistenza appena hai detto questa cosa, perché prima erano palloncini, ora invece sono diventate nuvolette. Quindi non c'è più il materiale, c'è soltanto quello che lo contiene. E stanno diventando nuvolette giganti. In tutto questo cielo azzurro, adesso ci sono queste parole enormi che volano e io le vedo, sono sdraiata in un prato.
Mhm. Ok, chiudi tutto il tuo corpo emozionale con questa energia, aumentala sempre di più. Mi sento potentissima in questo momento. È vero? Ma tu sei potentissima in ogni momento, lo devi solo imparare. Tu puoi ricordarti in futuro quello che hai fatto oggi con le tue emozioni e se un domani dovessi, non so, vedere un uccellino morto per strada e farti prendere dalla tristezza, potrai Hai pensare, fatto un esempio che accade ogni giorno, più volte al giorno, Lucio. vedi, Io vedo continuamente animali morti qua e provo tristezza subito dopo perché mi dispiace che siano morti schiacciati così, ma li esatto. vedo sbudellati dappertutto. Mhm. Volpi, ricci, cani, gatti. Tutto, ma Mm. soprattutto uccellini, hai proprio detto, hai proprio fatto l'esempio più calzante. Vedo sempre uccellini, i passerotti, quelli piccoli, li vedo stecchiti, morti a terra, certuni appena nati. Ok, tutte le volte che dovesse succedere, aumenterai le tue frequenze, aumenterai le tue emozioni positive. Sì, ok, Questa è l'arma migliore, se non l'unica, che hai contro questi piccoli attacchi, piccole ok, provocazioni dei Thorn di turno, gioco di parole, o di Thorn stesso, anche se in futuro Thorn non ci sarà più, come vedrai alla fine di sì, questa sessione. Benissimo, capitolo fondamentale e tra gli ultimi che trattiamo, sì, relativo al corpo mentale, alla mente collettiva, dove novità, visto che segui le mie sessioni nuove da un po', sì, possono esistere delle entità mentali connesse a te. Ti, sì, ti dà fastidio la luce, giusto? sì, mi dà fastidio la luce, mi sto coprendo gli occhi Vuoi infatti perché rimango mettere, più concentrata. vuoi mettere l'altro cuscino con gli occhi chiusi sopra la testa? Preferisci? Aspetta, Io non devo per forza, sì, anche... sì, grazie. Ok, Molto meglio così, grazie. così sei tranquilla, se non puoi anche non tenerlo con le mani e lasciare le mani libere, va bene. No, lo tengo così, così sta fermo. Ok, Tu mi andiamo senti? assolutamente benissimo, perché il microfono è Perfetto. libero. Ti chiedo a bruciapelo, esistono delle entità mentali che interferiscono con te? Sì, assolutamente. Chiamale. Dimmi se è una o sono più di una e dimmi come li... Vedo 4 computer Ah, con uno smile dentro. E lo smile parla e si parlano tra di loro, questi 4 computer, e si dicono: adesso facciamo in modo che in questo quartiere ci sia questa cosa qua. È apparsa in uno una mappa, una cartina tipo Google Maps e una freccetta che va là. E dalla freccetta diparte un'onda. Oggi ritorna in questa sessione questa cosa tipo dell'onda, però stavolta è proprio come quella di quando lanci un sasso nel mare, che è mm, concentrico, si espande. mm. Arriva questa freccetta su quella parte di Google Maps, boom, e si espande quella roba che ha detto il primo computer. Ti E chiedo vedo se questo, sì, le entità mentali si dividono in 10 livelli. Ti dico che il decimo è, diciamo, molto grave, riguarda la, le malattie mentali vere e proprie. I primi sì, livelli, l'1, 2, il 3, il 4, sono invece un po' più blande. Questi quattro computer sono quattro entità mentali? E se sì, di che livello? Le quattro.
Allora, non so chi sta rispondendo, forse di uno dei quattro computer mi sta spiegando che loro in realtà gestiscono tutte e 10. Sono in diversi dipartimenti, sono quattro dipartimenti diversi e ognuno gestisce un dipartimento diverso. E quindi se tu li vedi divisi in 10 è come se ognuno si occupasse di una sezione. Dall'1 al 4 ce l'ho io e io invece gestisco dal 3 al 7 e così via. Non lo so, mi viene questa informazione qua, però non so se è corretta. Mm. Mm, Dipende dai punti di vista. Quali sono i compiti di queste entità mentali? Entità mentali lavorano in termini mentali, quindi lavorano su, non so, l'autostima, lavorano su le addiction, Sì, cioè le loro mi stanno dipendenze. spiegando che sono per i pensieri. Mm, Quando arriva un pensiero mhm, all'improvviso, mhm. mentre sei tranquillo e arriva un'idea improvvisa, in realtà è come se t'avesse sfiorato questa freccetta che loro mandano. Ti sfiora questa freccia che ti fa pensare quella cosa, ma quel pensiero non è tuo, te lo manda l'entità. Fammi un esempio di pensiero. Eh, Ho dimenticato quella cosa aperta a casa. Devo tornare a casa. E ritorni, ti accade un incidente e quella cosa aperta in realtà non c'era. Mm. Il gas acceso, la luce accesa, queste cose qui. Sì, oppure chissà cosa sta facendo quella persona. Magari la chiamo oggi. Mhm. E in Il tuo realtà compagno? no, una persona che non vedi da tanto tempo, non una persona con cui hai Mhm. un Un legame o quotidiano. un contatto Tipo. frequente. Quasi quasi le scrivo un messaggio. E quella persona magari è proprio connessa con questo genere di interferenza e fa in modo che tu alimenti quella parte là. Ok. Se fosse così, non dovremmo mai ascoltare praticamente questi pensieri che arrivano così all'improvviso, perché non sai mai chi è che te li sta facendo pensare. Una di queste entità mentali è responsabile della tua gelosia, del tarlo della tua gelosia? Sì, assolutamente. Gestisco proprio anche le conversazioni, mi sta dicendo il computer. Quale dei quattro? Il primo che ha cominciato a parlare con lo smile, gli altri sono quasi spenti. Il primo è il più Stanno solo lì importante, accanto. È un computer, sembra tipo un MS-DOS di quelli vecchi vecchi. ma è il più importante dei quattro? Poi solo quello che è stato acceso e insignito Siamo dello tutti status di importanti, portavoce. sta dicendo. Siamo tutti importanti, ma sono io che ti sto dando la confidenza di risponderti, mi sta dicendo. Ok, E gli altri devono continuare a fare il loro lavoro nel frattempo che tu mi stai disturbando. ok, bene. Veniamo, Federica, all'ultimo aspetto dei tuoi punti. Il palazzo in cui lavori, in Sì, cui palazzo antico, in un'isola che non nominiamo, molto piccola e piena di storia, in un ambito lavorativo particolare, dove c'è un pozzo in cui, secondo una leggenda, è stata uccisa, buttandola dentro, una ragazza, una donna. sì.
Tu senti un'energia bassa, senti che c'è Mi sta, poca. mi sta vibrando il corpo mentre dici queste cose. Mi sento tutte delle vibrazioni in tutto il Mm? corpo. C'ho la Chiama pelle queste d'oca come. vibrazioni, di loro di prendere forma a queste vibrazioni. Vedo una ragazza mora e ha gli occhi tristi, è seduta nella sedia che c'è accanto a quella mia, dove c'è la mia scrivania. È la morta? Sì, sono io, mi dice. Si tiene la faccia, se la tiene con la mano e appoggiata alla scrivania. Adesso si sta aggiustando i capelli. È stata uccisa? Sì, sono stata uccisa. Perché? Questo non te lo posso dire. Vuole restare nel palazzo o vuole cambiare le cose? Io non so dove andare. Glielo mostro io. Vuole cambiare le cose o vuole restare nel palazzo? Ma tu cosa vuoi da me? Perché mi stai dicendo queste cose? Lasciami in pace. E si gira. Ok, mentre questo disincarnato si gira, tu, Federica, apri un portale fatto apposta per i disincarnati, dove dentro c'è una forte luce, c'è una bella situazione, un posto dove il disincarnato ragazza può, se vuole, andare a vedere che cosa succede lì dentro e se non le piace può tornare accanto alla tua scrivania al lavoro con la mano sotto il mento. Mi stai dicendo, ma che fastidio ti do? Perché mi stai dicendo di andare via? Non dà nessun fastidio, semplicemente non è nel posto in cui deve stare questa ragazza. È bloccata. È col tasto pausa e non il tasto play attaccato, schiacciato. Vuole restare in pausa o vuole restare in play? Grazie di quello che stai facendo per me. E si alza e va verso questa porta. Ok. È sparita in questa luce bianca. Ci Non la sono, vedo più. Federica, dei residui energetici qui sulla Terra, lì nel palazzo di questa ragazza? Sì, vedo praticamente come una specie di varicella rossa. La vedo in tutte le mura del palazzo e il pozzo è tutto pieno di queste palline Puzzole. rosse. Sì, palline rosse. Ok. La ragazza può tornare. Bolline. Dire alla ragazza di tornare, di riprendere tutto quello che ha lasciato qui sulla terra, altrimenti non sarà mai andata davvero e non potrà mai sfruttare al meglio davvero la sua nuova condizione. Va bene, lo faccio, ma solo perché sei stata gentile con me, mi sta dicendo. Mhm. Sta prendendo un panno, adesso è diventata più grande e con un panno sta pulendo il pozzo, passa questo panno e queste pustole rimangono attaccate al panno. Sta pulendo tutto, sta pulendo il tetto, i vetri, sotto. Sotto ci sono delle altre cose. Lei dice io pulisco solo le mie cose, i vostri resti non ci penso io. E se ne va. Ok, Pulisce si terra, deve pulisce staccare sopra. da persone, luoghi, animali, cose, vegetali, da tutto quello che è terreno. Pulendo, staccando, non importa, basta che tutto quello che riguarda la sua energia vada in quel portale. È l'unico modo per andare davvero in quel portale in maniera Va definitiva. bene, dice, tutto in questo panno, me lo metto in tasca, lo porto con me. Perfetto. Ci vuole dire il suo nome prima di salutarla? Lidia, Lidia. La salutiamo, Lidia,
e chiudiamo il portale. Fatto? Sì. Bene, Federica, andiamo al tuo cluster, il luogo dove evidentemente ci sono ancora degli impianti, no, scusami, dei contratti di tutte le tue vite precedenti, di questa, dove subisci per contratto l'interferenza di Thorn, l'interferenza che hai deciso tu, l'interferenza di 8 EDL, anche se da lontano, hai interferenza di alcuni impianti che ti sono stati messi e di queste 4 entità mentali non meglio precisate, che tra le altre robe, tra le altre cose, collaborano con gli EDL che fanno da tramite tra l'eterico ed il mentale. Vai Sì. nel tuo cluster, lì ci sono dei contratti, dimmi come li vedi. Vedo questa specie di navicella spaziale con c'è una specie di marziano con le orecchie lunghe lì. Mhm. E c'è questa pila di fogli che non so come fa a tenere in mano, ma cammina e i fogli non cadono. Ma sono tanti, sono tantissimi. Sono tutti un foglio, uno impilato sopra l'altro. E questo marziano cammina, questo marziano con le orecchie lunghe, lunghe, Va bene. orizzontali. Apri sotto i suoi piedi un grande portale definitivo. Tu non sei più interessata a nessun marziano e a nessun foglio. Quelli sono i tuoi È contratti. andato giù tutto, pure Beh, tutti i fogli. controlla bene che non ci sia qualche foglio che è svolazzato da qualche parte. Metti tutto lì dentro. Ho fatto, ho chiuso. Ho chiuso il portale adesso. Perfetto. Ora vai all'avatar. L'avatar è quell'omino nel posto in cui stanno gli avatar, che è seduto a una scrivania, di solito ha un computer davanti, è quel fantoccio che gestisce tutte le tue 284 vite o quelle che sono parallele e che ti fa prendere certe decisioni, che ti dice fai in modo che tu faccia certi incontri, non faccia altri incontri, consegua delle cose, non consegua delle cose, è il tuo giocatore, è quello che gestisce gli uomini del tempo, è quello che gestisce tutto il gioco. Tu vuoi essere gestita dall'avatar o lo vuoi eliminare? Allora, mentre tu ne parlavi, io ho come visto un viso, un volto, però ora io sono in questa navicella e sto cercando il computer e sto cercando l'avatar, ma non c'è nessuno. Mm? È Io non vuoto? trovo. Non lo trovi? No, Ok, cerca l'avatar di sto, qualcuno che sto conosci. dicendo se si sta nascondendo da qualche parte. O non c'è, perché se tu lo cerchi e lo Eh, desideri cercare e trovare, lo trovi subito. ah sì? Ok, e allora cosa devo fare? Dimmi se lo trovi. Cerca se lo trovi l'avatar della tua vicina di casa o di chi ti pare. Eh, l'avatar di Ananda sembra Nanda. Lo trovi? Lo vedi? Beh, è lui, c'è lui dietro al computer e Ok, sorride. ok, questo è un altro percorso, un altro discorso. In quello stesso posto ci sono altri avatar. Trovi il tuo? C'è il tuo? O in un posto vicino?
Ok, mi sono avvicinata qua, in questo computer qua. C'è qualcuno che ha i capelli simili ai miei, ma deve somigliarmi. Io vedo No, qualcuno che non sono io. solitamente non ti assomiglia, anzi, assomiglia a un fantoccio. Sai quei manichini per testare negli incidenti stradali le automobili nuove, no? I dummies. Ah, eh no, questo c'ha i capelli ricci. Adesso mi sono avvicinata in questo che c'ha i capelli ricci. Mhm. Ma c'è la faccia brutta, però. Ok, eliminalo, è davanti a un computer? Sì, Ok, allora il tuo avatar, eliminalo, apri un portale definitivo, senza tanti complimenti, lo metti lì dentro, insieme al computer. pure il computer è finito dentro. Se c'è una scrivania, una sedia, tutto dentro, non ci deve rimanere più niente, neanche il tappo di una penna. Ho messo tutto dentro, ho chiuso. Benissimo. Con queste due nuove condizioni di profonda pulizia c'è ancora Thorn. E il viso c'è, lo vedo il viso. Mhm. È un ricordo o è l'entità? È un ricordo. Ok, metti anche il ricordo, questa maschera, questo cartonato dentro un portale. Ho chiuso. Ok. Esistono ancora quegli impianti che avevi visto all'orecchio e sotto l'ombelico? Adesso devo come andare in bagno, però sembra che non ci sia più quello che c'era all'altezza della vescica. Ok, guarda Federica, abbiamo praticamente finito, quindi se riesci a resistere ancora 2 minuti, Sì, sì, ti ce la chiedo, faccio. ti chiedo se hai ancora qualcosa che abbiamo visto prima, quindi interferenze mentali, impianti e DL. Io mi vedo come dentro questa bolla, quella che abbiamo costruito all'inizio mentre contavi. Mhm. E dentro sono pulita. Ok, Vedo che non c'è niente che non va adesso. in questa bolla alza le tue vibrazioni, non ti chiedo neanche a quanto stanno, qualunque sia il valore, alzalo a un livello anche esagerato, non esiste un limite, non c'è un limite massimo, quindi puoi essere stragenerosa con te stessa, il 10 volte più generosa di quanto non sia già essere generosi. Vedo 1 miliardo. Perfetto. Rispetto alla tua scala di valore, 4700 erotti, è tantissimo. Gli SPE Mhm. sono sempre 35 e 65 rispettivamente. Adesso le vedo in una bilancia perfettamente alla pari, sempre che si Perfetto. danno la mano come fatine. Percentuale di consapevolezza all'86% di più o di meno? Adesso c'è una stanghetta prima del 100, però non è proprio 100, ci manca un pezzettino. 99. Ah, Ok. Sicuramente arriverai al 100% nei prossimi giorni. Numero di vite precedenti 284. non vedo niente, è Nessuna? tutto nero. È tutto nero adesso. Va bene, percentuale del cervello al 13,5. È arrivato a 16, sta salendo, 17, 18, 19, 20, è diventato un counter che va in avanti. Ok. C'è un messaggio finale che la tua parte subliminale vuole lasciare a te stessa? Se stessa o Eh, te stessa? è riapparsa questa bilancia
Ci Mhm. sono queste due fatine che sono parte subliminale e parte eterica, si danno la mano ma parla la parte subliminale e mi dice l'equilibrio è l'unica cosa a cui devi fare attenzione. Stai in equilibrio come un funambulo e andrà tutto bene. Noi stiamo benissimo. E si appoggiano di schiena e si mettono con la testa una nella spalla dell'altra e stanno in equilibrio su questa bilancia. Hanno le gambe fuori dai piattini della bilancia, proprio di quelle bilance antiche. Sono perfettamente in equilibrio e stanno con le braccia in su e le gambe in su, come quando finisci la lezione di yoga, Ok. ognuna sulla spalla dell'altra. Ti vedi bene? Sì, Da questo miliardo di vibrazioni ti vedi bene? sì, Ti vedi piena di belle emozioni, bei pensieri? sì, Ok. sì, sì, E ti vedo allora bene. sei pronta per tornare. Grazie. Grazie a te. E allora disconnettiti da tutto e tutti e preparati a tornare. Disconnettiti da tutto, ora sei scollegata da tutto quello che abbiamo visto. Sì, Ascolta solo la mia voce, ora ti accompagno brevemente, ma inesorabilmente, in modo da riportarti al tempo presente dal quale ti sto parlando. Quando dirò 5, sarai al tempo presente dal quale ti sto parlando. Conto da 1 a 5, 1. Il tuo corpo diventa sempre più leggero. Inizia ad alleggerirsi da pesante che era a 2 e contemporaneamente riacquista tutte le sue forze, tutte le sue energie, alza ulteriormente le sue frequenze, si rianima, si riattiva, si rivitalizza a 3. Ora è talmente leggero e si sta talmente alleggerendo che sei sempre più leggera, appunto. Stai quasi fluttuando sul tuo letto 4, sei così rienergizzata, così piena di alte frequenze che illumini quasi a giorno la tua stanza. Sempre più leggera, sempre più felice, contenta, serena. E 5, apri gli occhi. mamma mia, quanta luce. Buongiorno, hai fatto un piccolo disastro con il trucco, te lo dico. Sì, vero? Guardati le mani. Sicura. Ma... Sembra che ti abbiano picchiato. Eh sì, ho visto, la mano l'avevo vista, l'occhio non ancora. Eh sì, perché hai dimenticato forse la fascetta per gli occhi. No, non la Non ti è porto, venuta in mente. non ce l'ho, non l'ho mai portata, quella che si usa tipo agli aeroporti. In aereo, sì, Quando sì, vuoi sì. dormire in aereo. Dovrei prendermela di quelle con le piume che si prendono le signorotte. Come stai? Ah, è tutta allegra. Bene! Sì, ma che figata! Ti è All'inizio piaciuto? pensavo che, sì, molto, all'inizio pensavo che non ce l'avremmo fatta, perché Sempre non così. vedevo sti cerchi che facevano così e non riuscivo a capire perché non mi stavo connettendo. Poi a un certo punto non ho più sentito i rumori, non ho più sentito niente quando abbiamo fatto Io non la, li la ho sentiti. protezione. Ci sono stati rumori di Ci lavori? sono, sì, perché la mia vicina di casa sta ricostruendo il tetto. Ah, Quindi questo era un po' il mio timore, perché volevo stare comunque a casa mia, in un posto dove mi sento al sicuro. E quindi, bene, bene, sono abbiamo contento. fatto, abbiamo fatto Un bel tutto alla viaggione. fine. Sì.
Che Un bel viaggione, miseria. un bel viaggione. Stiamo ancora registrando, vuoi dire qualcosa a chi ti segue? Me ne ero completamente dimenticata che stavamo registrando. E cosa devo dire? Che fare questa cosa in un certo qual modo credo sia come ripulire per bene casa dopo tanti anni che non hai guardato sotto il letto. Perché in fondo tutte le persone che conosco con consapevolezza o meno cercano con gli strumenti che hanno di avere una vita tranquilla, di essere a modo proprio felici. Però bisogna, per essere felici, anche essere puliti e imparare a restarci, perché non è soltanto Mm, con mm, gli mm. strumenti che si possono acquisire. Io posso imparare a pulire molto bene casa mia, però poi anche se la so pulire, se non mi metto in effetti a pulire, non si pulisce da sola. E finché siamo qua, in questa dimensione qua, rimanerci senza appannamenti dovuti un po' a tutto, è importante farlo. E se non si hanno gli strumenti per essere autonomi, fare questo viaggio, questo percorso anche insieme a te o chi come te aiuta in questo genere di cose può fare svoltare la qualità della vita, perché Mhm. io ci ripenso dalla prima pulizia che abbiamo fatto a questa qui, ho davvero modificato Hai fatto dei grandi passi. tutto, Mm. tutto, e c'erano delle cose che magari erano bloccate come l'ingorgo della doccia e io non mi ero mai messa con le dita a prendere quello che andava buttato via, che impediva che tutto Mm, continuasse mm, ad mm. andare liberamente. Invece adesso, a riguardo delle interferenze della mente collettiva, quelle più che farci degli schermi e agire secondo quella che è la nostra di volontà, non si può fare altro di più, credo, perché Mhm. in questa dimensione siamo, se no non saremmo nemmeno qui a parlarne. Però finché siamo qua, almeno cercare di essere meno condizionati possibili e più si è puliti, meno si è condizionati e Certo, meno condizionamenti si hanno e più alta è la qualità della vita ogni giorno, perché anche il dialogo interno cambia completamente quando realmente sei a contatto con te. esatto. Ed è come spesso hai anche detto, un percorso. Io sono convinta del fatto che sia assolutamente soggettivo il mantenimento del percorso che si fa. E anche dopo anni e anni tu puoi ripulirti. Oggi abbiamo imparato delle cose nuove, quella di pompare le emozioni con la pompetta del palloncino la userò perché tu non te ne Le hai inventate accorgi. tu, le hai inventate tu, Sì, quindi la puoi però restituire anche per te stesso. questa cosa è proprio importante da fare nella quotidianità, quando arrivano queste piccole cose che ti vogliono fare abbassare le frequenze per far entrare lo schifo dei pensieri. Invece tu, se mantieni alte le frequenze in questo modo qua, è come se ci fosse una barra naturale che impedisce il passaggio. Infatti io comunque sapevo che c'erano delle interferenze che stavano cercando di manipolare e alcune che in effetti stavano manipolando, però non riuscivo con le mie sole competenze a capire come togliere, per questo ti ho chiesto aiuto per l'ennesima volta. Quindi ti ringrazio. E questa è l'ultima, eh? Adesso sei assolutamente autonoma. Bene, Federica, chiudiamo con la registrazione. Resta un attimo in linea. Grazie. Ciao.